Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks. Io sono Giulio Amadei Cols, il vostro Italian Language Coach. Questo mio canale YouTube vi offre una serie di aiuti linguistici per sostenervi e assistervi nello studio della lingua italiana parlata ad ogni livello di apprendimento vi troviate. Ho qualche domanda per voi. Vi siete mai trovati nella situazione di voler esprimere un'idea in italiano, ma quando cercate di farlo è come essere con l'acqua alla gola? Dopo aver lavorato duramente con l'italiano, ancora vi perdete in un bicchiere d'acqua? Sempre più spesso per voi fare i conti con la lingua italiana è diventato come fare un buco nell'acqua? Niente paura? Siete arrivati su Italy Rocks, il canale YouTube fatto apposta per voi e per risolvere tutti i vostri problemi e dubbi sulla lingua italiana parlata. Infatti qui imparerete e approfondirete l'uso dell'italiano parlato ogni giorno. Se seguirete il mio canale con continuità, per voi parlare italiano diventerà facile come bere un bicchiere d'acqua. Allora gente, indovinata la parolina? L'avete sentita? Dall'inizio del video ve l'ho ripetuta ben 4 volte. Curiosi? Bene, a dopo la sigla la soluzione. La parola da indovinare è acqua. È stato difficile? Avete avuto problemi nel capire la mia voce? Qual è stata la definizione che vi ha fatto indovinare subito la parola? Fatemelo sapere nei commenti, ci tengo. Direi di cominciare dalla quinta definizione. Se aspirata è fatale, senza moriremmo. Il verbo aspirare ha il significato di immettere, fare entrare qualcosa nelle vie respiratorie. In italiano gli organi della respirazione sono i polmoni, quindi la prima parte della quinta definizione ci dice che se respirata l'acqua è incompatibile con la vita, cioè l'acqua diventa fatale, cioè ci fa morire. È però anche verissimo che l'acqua è fondamentale per la vita. Senza di lei moriremmo. Infatti l'acqua è indispensabile per la vita e la sopravvivenza di ogni essere vivente e quindi anche di noi esseri umani. Non è un caso, per esempio, che il corpo umano ha una percentuale d'acqua compresa tra il 65 e il 75% del peso totale. Vediamo adesso un po' di parole italiane che descrivono l'acqua. Incominciamo a vedere le parole che indicano le 3 differenti forme in cui questa sostanza può mostrarsi ai nostri occhi. In italiano con acqua si indica lo stato liquido, con ghiaccio quello solido e con vapore lo stato fisico gassoso. Mi raccomando la pronuncia della parola ghiaccio. Se ancora non siete sicuri di come pronunciare questa parola, vi consiglio di dare un'occhiata al mio video dedicato interamente all'importante funzione che la lettera H ha in italiano. Parliamo adesso dell'acqua in modo del tutto generale. Come potete immaginare, esistono moltissimi tipi di acqua. Voglio darvi alcuni aggettivi che potrebbero esservi utili nelle vostre visite come turisti in Italia. L'aggettivo potabile descrive un'acqua che è limpida, in odore, in sapore e in colore e che soprattutto è senza alcuna traccia di microrganismi pericolosi e di sostanze chimiche dannose alla salute di persone e animali. L'aggettivo minerale descrive invece un'acqua che proviene da una sorgente oppure da una falda acquifera sotterranea. Qualche volta potreste vedere degli aggettivi supplementari aggiunti al termine acqua minerale,
che descrivono in modo più preciso alcune caratteristiche dell'acqua stessa. Per esempio, l'aggiunta dell'aggettivo naturale descrive l'acqua imbottigliata esattamente come si presenta al momento della raccolta. Per questo motivo lo stabilimento che imbottiglia quest'acqua si trova vicinissimo alla sorgente. Alcuni esempi: Fiuggi, a pochi chilometri da Roma; Boario Terme, a pochi chilometri dal lago d'Iseo vicino Brescia e quindi nel nord Italia; San Pellegrino Terme, a pochi chilometri da Bergamo e quindi anch'essa nel nord Italia. L'acqua San Pellegrino è famosissima ovunque nel mondo ed è considerata un quintessenziale simbolo di qualità italiana. Gli aggettivi gassata oppure anche frizzante descrivono invece un'acqua naturale a cui è stata aggiunta dell'anidride carbonica per renderla più gradevole, più buona, più sfiziosa. Ma cosa si può fare con l'acqua? In altre parole, quali sono due verbi italiani che descrivono azioni compiute con l'acqua? Il primo verbo è pulire, il secondo lavare. Il significato comune di questi due verbi è quello descritto dai relativi infiniti sostantivati, il pulire e il lavare. Infatti, questi due sostantivi descrivono l'azione comune di eliminare lo sporco usando l'acqua. È chiaro che si possono lavare sia cose che persone. Quando le cose sono gli indumenti, cioè i capi di vestiario che portiamo addosso, si parla di fare il bucato. Per quanto riguarda le persone, il verbo lavare è usato per descrivere l'azione di pulire altre persone, cioè qualcuno che non siamo noi. Ma allora, che verbo bisogna usare in italiano per descrivere l'azione di lavare, pulire se stessi? Si usano le cosiddette forme riflessive dei due verbi che vi ho già dato, che sono pulirsi e lavarsi, che esprimono esattamente l'azione di prendersi cura della propria igiene personale, cioè eliminare lo sporco da se stessi. Un'altra frase molto usata per igiene personale è prendersi cura del proprio corpo. Vediamo adesso due aggettivi che potrebbero esservi utili quando sarete in Italia come turisti e che descrivono una caratteristica importante dell'acqua che troverete in questo paese. Il primo aggettivo è dura. Quindi dire oppure sentire parlare di acqua dura significa che l'acqua ha un'elevata quantità di sali di calcio e magnesio disciolti in essa. In generale il settentrione italiano è la zona geografica dove l'acqua è molto dura. Questo tipo di acqua danneggia, qualche volta in modo irreparabile, lavatrici, lavastoviglie e scaldabagni. Il secondo aggettivo è dolce, che ha il significato opposto. Quindi dire oppure sentire parlare di acqua dolce significa descrivere un'acqua con un contenuto di sali di calcio e magnesio molto basso. Per esempio, l'acqua di un lago oppure l'acqua di un fiume vengono descritte con questo aggettivo. Prima del 1960, cioè prima dell'introduzione in Italia di detersivi prodotti e distribuiti su vasta scala, gli italiani si lavavano e facevano il bucato semplicemente usando acqua e sapone. Molto spesso l'acqua era di tipo dolce,
veniva cioè o da un fiume oppure da un lago. Questo metodo di lavaggio ha dato origine ad un famoso detto popolare, ancora oggi molto usato in Italia: essere acqua e sapone. Per esempio, la frase "Anna è una ragazza acqua e sapone" descrive il carattere di Anna, che è una persona semplice, naturale, franca. In altre parole, Anna si presenta al mondo per quello che è veramente, senza trucchi, cioè una persona sincera che non usa inganni, simulazioni, artifici. L'igiene personale è per molti esseri umani una condizione essenziale per sentirsi a posto. Oggigiorno l'industria della cosmesi produce interessanti e molto spesso naturali prodotti per la salute e la cura della persona. Pochissimi turisti visitano l'Italia senza tornare al loro paese con un profumo oppure una lozione per il corpo. Vi voglio dare qualche termine italiano che potrete usare per acquistare questi prodotti usando la lingua italiana e quindi parlando italiano. Cominciamo con l'acqua di colonia, che è una tipologia di essenza profumata che contiene la più piccola percentuale di olio essenziale. L'acqua di colonia è molto più a buon mercato sia della eau de toilette che della più costosa eau de parfum, ma proprio per questo motivo è molto popolare e usatissima. Usate pure i nomi francesi se volete comprare le due preparazioni più costose. Una lozione per la cura e il mantenimento della pelle è la cosiddetta acqua di rose. Questo è un rimedio molto efficace per la secchezza della pelle. Può essere preparata in modi diversi. Se però alla soluzione preparata si aggiunge dello zucchero, allora quest'acqua di rose si usa molto spesso nell'industria dolciaria. Il sapore è estremamente delicato e leggerissimo. Questi suoi caratteristici odori e sapori, quasi impercettibili, sono all'origine del modo di dire italiano fare qualcosa all'acqua di rose, che indica un'attività oppure un lavoro svolto senza molto impegno, superficialmente. La lingua italiana ha un modo di dire molto interessante e viene usato ogni giorno per dire lo stesso concetto: alla carlona. Diamo ora un'occhiata alle definizioni. Prima definizione: qualche volta può anche essere alta. Probabilmente tutti voi avete sentito e magari anche visto con i vostri occhi il fenomeno dell'acqua alta a Venezia. Si tratta di un fenomeno naturale che da sempre fa parte della vita dei veneziani. È un picco di alta marea che di solito si manifesta tra novembre e dicembre. È senz'altro un'irresistibile attrazione per ogni turista in visita alla città in questo periodo dell'anno. Quindi, se andate a Venezia sotto Natale, portatevi una canoa o perlomeno degli stivali di gomma. Seconda definizione: quando l'hai in bocca non si dovrebbe parlare, che deriva dall'usatissimo modo di dire acqua in bocca, che significa non parlare di qualcosa oppure di qualcuno a chi che sia. Per esempio, se dicessi ad un'amica: Luisa, acqua in bocca con Giorgio, voglio che Luisa non riveli nulla della nostra chiacchierata a Giorgio. Probabilmente stiamo organizzando una sorpresa per il suo compleanno.
Avete sentito? Vi ho appena dato un esempio del fenomeno linguistico dell'italiano parlato detto raddoppiamento fonosintattico, di cui ho già accennato nei miei video precedenti. La parola chicchessia che ho usato prima non è altro che la fusione di 3 parole indipendenti: il pronome relativo chi, la congiunzione che e la terza persona singolare del congiuntivo presente, sia. Gli italiani, quando pronunciano questa parola, aggiungono la C di Como tra chi e che e la S di Salerno prima della forma verbale sia. Questo uso tipico del parlato ha preso piede così bene che oggi l'ortografia ufficiale è proprio questa, chicchessia, una parola sola. Vediamo ora la terza definizione. Quando l'hai alla gola, attento al cuore. Anche questa frase deriva da un altro modo di dire italiano usatissimo: avere l'acqua alla gola, o anche essere con l'acqua alla gola, che ho usato nell'intro di questo video. Il senso letterale è quello di essere sul punto di affogare, ma in senso figurato questo detto significa essere sotto pressione, non avere un momento di sosta. La seconda parte della terza definizione, attento al cuore, è uno spiritoso avvertimento di tenere d'occhio il livello di ansia che deriva dall'essere sotto pressione. La quarta definizione, è difficilissimo bucarla, deriva dal modo di dire usatissimo fare un buco nell'acqua, che vi ho riproposto anche nell'intro di questo video. Questo detto si usa quando si vuole descrivere il fallimento di una attività, oppure si vuole descrivere un tentativo inutile, un insuccesso. Una frase equivalente è fare fiasco. Sono sicuro che avete già sentito e forse già usato la parola fiasco, che è entrata stabilmente nel lessico inglese. O dunque, riprendiamo un momento il detto fare un buco nell'acqua, che ho usato nell'intro di questo video. Come avete visto, vi ho dato la spiegazione, ma se pensate per un momento al suo significato letterale, sono sicurissimo che potrete sicuramente indovinare il suo significato da soli, senza aiuto. La lingua italiana ha messo a punto un modo di dire per esprimere questa situazione: essere facile come bere un bicchiere d'acqua, che si usa per descrivere una cosa facilissima da capire oppure da fare. Ecco 2 frasi esempio per darvi un'idea di come si usa nell'italiano colloquiale. Uso affermativo: Mario è un lavoretto facile come bere un bicchiere d'acqua. Uso negativo: essere sposati a Teresa non è come bere un bicchiere d'acqua. Un altro modo di dire che ho usato nell'introduzione al video ha 2 versioni di significato pressoché identico: perdersi in un bicchiere d'acqua oppure affogare in un bicchiere d'acqua. Entrambi si usano col loro senso figurato, che descrive situazioni in cui qualcuno si arrende, si blocca, si confonde, oppure anche semplicemente si preoccupa inutilmente alla minima difficoltà incontrata. A questo punto direi che posso anche finire il video. Rendetevi conto però che quello che vi ho detto oggi
è una minima parte dell'infinita varietà di locuzioni e detti che gli italiani usano quotidianamente nelle loro interazioni con il soggetto acqua. Ancora una volta io vi ho aperto la strada, adesso sta a voi continuarla seguendo il vostro interesse e soprattutto la vostra curiosità per la lingua e la cultura italiane. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video e ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!